Innanzitutto, noi siamo in costante trasformazione. Noi non siamo un pensiero, noi non siamo il corpo. Se noi osserviamo la nostra mente, le nostre emozioni, è un flusso continuo di diversi stati emozionali, di diversi tipi di pensieri. E non siamo né uno né l'altro, ma noi siamo questo flusso continuo. Il nostro corpo non è né in uno stato né l'altro, è una continua trasformazione. E noi siamo l'unione che c'è fra corpo e mente, che in realtà corpo e mente sono profondamente connessi, sono come due manifestazioni dello stesso. Perciò quello che accade nel corpo influenza la mente, quello che succede nella mente ha un'enorme influenza nel nostro corpo e viceversa. Quindi noi siamo questo insieme di corpo e di mente, che però viene vissuto e percepito da noi stessi tramite delle immagini mentali, tramite un'identità dove noi diciamo io sono. Solo che molto spesso nel momento nel quale io dico io sono, in realtà io già non sono più, io sono già cambiato, già trasformato, però noi ci relazioniamo con noi stessi, così come ci relazioniamo con il resto, tramite delle immagini idealizzate, tramite delle cosiddette immagini mentali, e noi rimaniamo fermi su certi momenti, su certi aspetti. E noi non solamente ci relazioniamo tramite l'immagine mentale che noi abbiamo di noi stessi, che andiamo a unire, a mischiare con la immagine mentale che secondo noi gli altri hanno di noi. In altre parole, la immagine idealizzata che secondo noi gli altri hanno di noi, i nostri genitori, amici, eccetera, al lavoro. Andiamo a mischiare con l'immagine idealizzata di quello che secondo noi avremmo dovuto essere e però non siamo, con l'immagine di quello che vorremmo essere e oggi non siamo. E tutto questo crea difficoltà, perché ogni volta che io trovo una incoerenza fra quello che io sento e vedo di essere con quello che io dovrei essere, questo genera tanta sofferenza e genera tanto conflitto. Per questo è importante comprendere per noi stessi che io sono un insieme di corpo, di mente, che è così come è sulla base di una complessa interazione e ho un enorme potenziale di poter essere in tanti modi diversi. Però devo riconoscere questo mio potenziale, perché nessuno di noi è qualcosa di solido, rigido, inamovibile, che non si possa trasformare, cambiare. Noi siamo costantemente in trasformazione. Noi siamo un insieme di corpo, mente e identità. La identità è ciò che mette insieme. E la cosa più incredibile per me è che molto spesso basta cambiare la identità che cambia totalmente l'essere. Noi non siamo quello che gli altri pensano di noi, anche se cerchiamo di esserlo e cerchiamo di corrispondere a quello che gli altri pensano di noi, ma noi non siamo quello che gli altri pensano e noi non siamo neanche quello che noi stessi pensiamo di noi spesso. Noi siamo stati emozionali e fisici che sono costantemente in trasformazioni, ai quali noi andiamo ad attribuire una nostra propria identità e nella quale diciamo io sono. Perciò una delle cose importanti è cercare almeno, e possibilmente riuscirci, a non giudicare più se stessi, a non dire più io sono, ma sì giudicare le nostre azioni, i nostri pensieri. Ho questo pensiero che mi fa bene, lo voglio coltivare. Ho quel pensiero che non mi fa bene, lo devo lasciar stare, devo sostituirlo con altro. Io ho questo stato fisico che non mi piace, lo posso trasformare. E non è che io non sono un bugiardo, io dico delle bugie, devo smettere di dire delle bugie. Io non sono una persona che è sempre arrabbiata, io non sono rabbia, io ho dei momenti di rabbia che non mi fanno bene. Quindi invece di giudicare la persona, invece di dare
un nome, invece di attribuire una caratteristica alla persona, noi andiamo a giudicare invece le azioni, i pensieri, le parole. E sono quelle che dobbiamo trasformare, perché poi il nostro essere è fatto anche delle nostre parole, delle nostre azioni, dei nostri pensieri. Questi sono in realtà quelli che vanno a modellare e trasformare il nostro essere. Perciò è più importante poter giudicare e vedere con sincerità le azioni, i pensieri, le parole e non giudicare la persona. Ricordarci che noi siamo costantemente in trasformazione. In questo modo ci accogliamo con affetto e ci direzioniamo verso quello che vogliamo diventare, verso le qualità che vogliamo sviluppare. Questo ritengo che sia anche molto importante.